Agosto con Stefano. Curiosità sul mondo di Emporio dello Scooter. Buongiorno a tutti, oggi sono a fare un giro con un nuovo vespista, Giacomo, che ha comprato questa LX per i suoi spostamenti in città e me l'ha gentilmente concessa per fare un video, e lo scopo del video è comprare usata una Vespa del genere cosa significa. Facciamo una premessa, questa è una Vespa LX, un modello prodotto dal 2005 al 2013, sostituiva l'ET4 e T2 che era il primo vero scooter, diciamo, come siamo abituati noi a conoscerli, con il cambio automatico per capirci di Piaggio, e nel 2013 è stata sostituita dalla Primavera. Usciva con 3 cilindrate, 50, 2 tempi, 4 tempi, 125 e 150, queste ultime due in 4 tempi. Questo è anche il modello ricordato da Piaggio per celebrare i 60 anni di Vespa. Quali sono le caratteristiche di questo veicolo come tutti gli scooter Vespa? Beh, intanto non sono di plastica, quindi hanno la struttura tutta in ferro, ruote in lega, sospensione anteriore e mono posteriori in questo caso, ruota anteriore da 11 e posteriore da 10. Nel 2009 c'è stato un restyling che è stato impreziosito dalla cresta sul parafango e da delle cromature. Ma adesso veniamo a noi. A cosa stare attenti a quando si compra un modello come questo. A livello meccanico problemi non ce ne sono particolarmente, perché il motore leader, nel caso della 125 o della 150, che è un motore a 4 tempi, è lo stesso che montavano i motorini dei postini, motori che ne hanno fatti migliaia di chilometri e che un po' tutti i meccanici sanno metterci le mani. Da prestare attenzione alla catena di distribuzione. Con un alto chilometraggio sarebbe bene intervenire alla sostituzione di questa, per il fatto che se dovesse rompersi i danni sono tanti e molto spesso superano il valore della moto. Cos'altro da stare attenti di questo veicolo e anche di altri veicoli Vespa? Se sono state tenute fuori e non nel garage durante il giorno, il sole dava qualche problemino, in particolare i modelli che hanno il parabrezza. Il parabrezza faceva un effetto tipo quando facevano vedere nei cartoni animati che con la lente accendevano il fuoco. Qui fa praticamente la stessa cosa e andava a rovinare quello che poteva essere la parte qui sopra. È una cosa risolvibile, conta chilometri, ce ne sono una montagna su eBay in vendita ad esempio, e quindi eventualmente si sostituisce. Può succedere come nell'esemplare in questione che ci sono delle bombature dovute proprio al calore e il fanale davanti che ci si ritrova con la parabola un pochino rovinata. Altra cosa da prestare attenzione al discorso sospensioni, perché sospensione che lavora male, pneumatico vecchio e per di più con la pressione non corretta, ci si ritrova ad avere il manubrio poco stabile. Un tagliando, olio, filtro, cinghia, rulli su questo veicolo ha un costo di neanche 100 euro, quindi è una cosa da mettere in preventivo quando la si porta a casa, perché solitamente chi vende la Vespa non è che gli fa tutti i tagliandi per quello che la comprerà, li lascia fare, quindi mettete in considerazione questo. Poi ci sono degli altri particolari estetici che possono andare a cambiare, ad esempio questo, anche le più recenti, diventa più bruttino da vedere. Questo è un adesivo che si trova a ricambio. Comunque in generale meccanicamente questo è un motore che di strada ne fa veramente ancora tanta. Il problema maggiore che è stato riscontrato su questa Vespa, che è stata una sorpresa quando è stata portata a casa e nemmeno io mi ero accorto, è stato che qui sotto aveva preso un colpo, probabilmente scendendo da un marciapiede, e questo coperchio si è completamente danneggiato e necessita di essere cambiato. Il problema è che si potrebbe anche andare via con il coperchio rotto, però non si riesce più ad avere la leva di avviamento, quindi adesso stiamo aspettando il pezzo per cambiarlo, perché la leva di avviamento è comoda qualora ci si trova a terra con la batteria e un colpetto e almeno si riesce a tornare a casa.
Altro valore aggiunto che hanno questi veicoli è il bauletto con il cuscino. Il cuscino è molto utile per il passeggero, il bauletto è molto utile per mettere dentro casco o uno zainetto, qualunque cosa che si fa anche per un breve spostamento. Semplicemente vai a fare la spesa, metti la roba dentro il bauletto. Su questi veicoli solitamente vengono montati bauletti originali al posto di quelli commerciali, perché chi comprava e chi compra tuttora una Vespa del genere, anche di quelle di nuovo modello, prendono queste Vespe per la moda, e il bauletto è un bauletto dedicato in tinta che ricopia un po' il disegno della Vespa e hanno un costo non da poco. Se non erro, bauletto e supporto su questo modello ci volevano, non penso bastassero 400 euro, quindi è un valore aggiunto. Con questo video spero di averti dato dei consigli utili per cercare una Vespa LX e avvicinarti a questo mondo se ancora non sei un vespista. Un saluto a tutti. Spero che questa serie vi abbia dato fiducia e vi abbia mostrato la realtà di Emporio dello Scooter. Vi invito a visitare il nostro negozio per scoprire tutti i prodotti e servizi che offriamo. Grazie ancora a tutti per essere stati parte di questa avventura. Continuate a seguirci per nuovi contenuti e aggiornamenti. Un saluto da Stefano di Emporio dello Scooter.